Che cosa accomuna Primo Levi, Paul Celan, David Foster Wallace, Virginia Woolf e Hemingway? La scrittura, la barba o qualcos'altro? Oggi parliamo di un argomento molto particolare. Un tema che da sempre interessa tantissimi filosofi e scrittori è quello del suicidio. È forse il tema tabù per eccellenza, ma in una forma o nell'altra prima o poi viene affrontata da qualsiasi scrittore. Alcuni prendono questa decisione alla fine della loro vita per cause diversissime tra loro, altri invece portano personaggi dei loro libri a questo gesto estremo. Gli esempi sono tantissimi e spaziano nella letteratura di tutto il mondo, da quella russa con Tolstoi o Dostoevsky, fino ad arrivare a quella italiana con Dante con Catone e Luticenze, Pier della Vigne, D'Annunzio, ma soprattutto Foscolo con le sue ultime lettere di Jacopo Ortis. Molti sapranno che Foscolo ha preso ispirazione da Goethe, infatti Jacopo Ortis è un'ispirazione al... Eccolo qua, questa è l'edizione dalla quale ho letto questo libro, come vedete è piccolissima ma tutto il suo contenuto è presente all'interno e per darvi un'idea vi leggo un piccolo estratto di queste lettere. Monotona cosa è il genere umano, i più consumano la maggior parte del proprio tempo lavorando per vivere e quel poco di libertà che rimane loro li spaventa tanto che cercano di sbarazzarsene con ogni mezzo. O destino dell'uomo. Come immaginate non è il libro più felice del pianeta. Si tratta di una serie di lettere che il giovane Werther manda al suo amico Guglielmo in cui racconta il suo innamoramento per una donna che però si sposerà con un altro uomo e questo avvenimento qui lo porterà a togliersi la vita. Perché vi voglio citare questo libro? Perché dopo la pubblicazione di questo testo si è verificato qualcosa di molto particolare. Questo fenomeno viene chiamato effetto Werther, cioè una gran parte dei lettori di questo libro, ritrovandosi nel protagonista un po' per mimesi, per immedesimazione, hanno deciso di compiere la stessa azione. Cioè si è verificato da un punto di vista statistico un incremento dopo la pubblicazione di questo libro dei casi di suicidi. Lo stesso è avvenuto dopo la pubblicazione delle ultime lettere di Jacopo Ortis, ma questi non sono gli unici casi in cui questo fatto è avvenuto, ma anche per esempio quando Marilyn Monroe decise di togliersi la vita. Dopo aver studiato questo fenomeno si è giunto a due conclusioni. Le motivazioni principali erano due: l'identificazione con il suicida, per esempio il caso di Marilyn Monroe oppure del giovane Werther, e il modo in cui viene presentata la notizia. Ecco, questo secondo me apre anche un enorme tema che affronteremo in un'altra occasione, quello di capire se parlare del male in qualche modo lo alimenta oppure lo spegne, rendendo possibile affrontarlo a viso aperto. Ma se da una parte esiste l'effetto Werther, dall'altra esiste anche il suo contrario, che viene definito effetto Papageno, che prende nome da un personaggio del Flauto Magico di Mozart, quest'opera fiabesca massonica in cui questo personaggio, al contrario, sentendo le opinioni altrui, decide di non togliersi la vita. Se siete curiosi di recuperare anche il Flauto Magico di Mozart, potete trovarlo o integralmente online, ma io l'ho visto, è un po' una rottura, oppure potete vedere un film del regista svedese Bergman, che praticamente si è ispirato e ha fatto un film sull'opera lirica. L'esempio di Jacopo Ortis e del Werther secondo me hanno una cosa in comune che li unisce anche a tanti altri personaggi di romanzi, come per esempio Anna Karenina: il fatto che compiono questo gesto estremo da soli. Ma ci sono anche uno scrittore e un regista che hanno deciso di proporre una soluzione ancora più turpe. Prima di tutto vi parlerò di un film che si chiama Suicide Club, un film di Shion Sono, un regista veramente pazzesco, che ho recuperato dopo aver visto il video di Frusciante, Marra e gli altri. Del film non vi dirò molto, dato che anch'io l'ho recuperato grazie ai video dei criticoni, quindi vi invito a vederli per non rubare a casa dei ladri, però mi basterà dire che la scena iniziale supera i confini dell'immaginazione di chiunque. Un gruppo di 50 ragazze si prende per mano davanti alla metropolitana e canticchiando si butta quando passa il treno. La scena è al limite dell'horror e dello splatter e non la dimenticherete mai. È un film veramente molto particolare, diretto da un regista di cui avevo già visto un altro film, che mi interessa citare per spiegarvi una cosa che mi è successa mentre facevo le mie ricerche. L'altro film che avevo visto si chiamava Imizu e all'interno di questo film viene ripetuta più volte una ballata delle cose ovvie. Conosco la mosca nel latte, conosco dall'abito l'uomo, conosco l'inverno e l'estate, conosco dal melo il suo pomo, conosco l'albero dalla gomma, conosco ciò che manifesto, conosco chi è pigro e chi sgobba, conosco tutto fuorché me stesso. Questa qui è una ballata di un poeta francese che si chiama François Villon, ma qual è la particolarità? È che il libro che vi cito adesso in realtà ha un collegamento con lui. Stevenson, che è lo scrittore di cui parleremo tra pochissimo, ha scritto un piccolo racconto, questa è l'edizione con tutti i suoi racconti, proprio su questo poeta francese, considerato un po' un pazzo e che scrisse un'opera francese entrata nella storia che si chiama Il Testamento, di cui però vi parlerò in un altro video. Adesso voi mi direte: perché hai fatto tutto questo giro? Di cosa ci vuoi parlare? Ecco, voglio invitarvi alla lettura di questo libro qui, che come vedete ha lo stesso titolo del film di Shion Sono, Il Club dei Suicidi. Stevenson è sicuramente conosciuto per il Dr. Jekyll e Mr. Hyde e per l'Isola del Tesoro, ma ha scritto
scritto ovviamente tantissime altre opere, tra cui secondo me spicca questa. La storia gira intorno a un principe di Moenia chiamato Florizel, che è stufo di vivere, è abbandonato a se stesso, in bancarotta e in una sera di marzo finisce in una locanda. C'è molto chiasso, rumore ovunque, tante persone che bevono, mangiano e parlano. Ma a un certo punto questo caos viene interrotto da una persona che entra all'interno della locanda con un vassoio pieno di pasta alla crema. E tutti sono abbastanza stupiti, lo sbeffeggiano, lo deridono un po'. E che succede? Succede che questo personaggio inizia a distribuire i pasticcini a tutti i presenti nella sala. C'è chi accetta, lo mangia e apprezza, e c'è chi invece lo rifiuta. Tutti quelli che vengono rifiutati vengono subito mangiati dal giovane stesso. E a un certo punto arriva al tavolo di Florizel. Signore, disse con un profondo inchino, porgendogli una pasta fra l'indice e il pollice, volete fare questo onore a una persona che vi è del tutto sconosciuta? Rispondo personalmente della qualità della pasticceria, dato che io stesso ne ho mangiate già 2 dozzine più 3, dalle 5 fino a ora. È nel mio carattere, replica Florizel, guardare non tanto la natura del dono quanto lo spirito con cui è fatto. Non sono qui per spiegare la mia filosofia di vita, rispose l'altro, ma per distribuire pasticcini alla crema. Se vi dico che nel ridicolo di questa faccenda includo di cuore tutto me stesso, spero consideriate intatte le ragioni dell'onore e vogliate compiacermi. In caso contrario, mi costringerete a mangiare la mia 28ª pasta e confesso di essere abbastanza stremato da questo ripetuto esercizio. E il principe, un po' commosso da questa situazione paradossale, prende e mangia la pasta. L'apprezza, la trova molto buona, ma in lui rimane una sorta di curiosità per questo stravagante personaggio. E infatti lo invita a cena, ma prima di poter andare a cena con lui, il giovane gli risponde che deve finire di distribuire tutte le paste. Quindi lui prende, lo segue, distribuisce insieme a lui pasticcini nelle altre locande, ma a un certo punto ne rimangono 9. Il giovane si gira, ormai ha fatto il suo dovere, prende e se le mangia tutte. Una volta arrivato a cena, questo giovane confessa di essere all'astrico, completamente rovinato, senza più un soldo, se non 40 sterline che sta tenendo per qualcosa di molto speciale. E il principe è molto stupito perché anche lui si trova nella stessa situazione e addirittura, per mostrargli quanto sia rovinato, lascia i soldi del conto della cena sul tavolo e tutto il resto li brucia. Ma il giovane lo invita subito a fermarsi dicendogli no, brucia tutto, ma tieniti 40 sterline. Siete rovinati come me? Dopo una vita di piaceri siete arrivati al punto di potervi concedere solamente un'altra cosa? Abbassò la voce e proseguì. State per farvi l'ultima concessione? State per evitare le conseguenze della vostra follia attraverso l'unica strada agevole e infallibile? E dopo aver capito che la loro situazione è molto simile e che tutti e due sono giunti alla stessa conclusione, gli spiega la motivazione per cui si è tenuto solamente 40 sterline. Ascoltatemi bene, disse il giovanotto. La nostra è l'epoca della comodità. Vi metto al corrente dell'ultimo ritrovato del genere. Abbiamo vari interessi in luoghi diversi. Ecco che sono state inventate le ferrovie. Le ferrovie ci separano dal mondo dei nostri amici e così ecco che ci sono i telegrafi che ci consentono di comunicare velocemente su grandi distanze. Anche negli alberghi ci sono gli ascensori per risparmiarci la fatica di salire un centinaio di gradini. Ora sappiamo bene che la vita è il degno palcoscenico per recitare la parte del folle fino a che il ruolo ci soddisfa e ci diverte. C'era solo una comodità in più che mancava al comfort moderno, un modo agevole e decoroso di abbandonare la scena, una scala di sicurezza per la libertà o, come ho appena detto, l'ingresso particolare alla morte. Questo, miei compagni ribelli, è gentilmente concesso dal Club dei Suicidi. Per quanto la vita mi faccia schifo, non ho abbastanza forza per prendere di petto la morte e farla finita per sempre. Per tutti quelli come me, per tutti coloro che desiderano cavarsi d'impaccio senza scandali postumi, è stato inaugurato il Club dei Suicidi. Se voi siete realmente stanchi della vita, questa notte stessa vi farò partecipare a una riunione e se non stasera, tempo una settimana, sarete liberati in 448 dalla vostra esistenza. Il principe, un po' sconfortato e sconvolto da questo incontro così particolare, è un po' pensieroso, ma poi decide di seguire il giovane. Prendono una carrozza e arrivano nel luogo in cui possono incontrare il presidente del Club dei Suicidi. All'inizio lui fa un po' il finto tonto, cioè gli vengono fatte domande e risponde un po' vagamente, e solo quando vede che la volontà di togliersi la vita del principe è molto ferrea, lo fa entrare. Lì incontra altri malcapitati come lui che aspettano la sentenza finale, ma il modo in cui verrà scelta è molto strano. Ci sono 52 persone e quindi 52 carte e che vengono distribuite a una tutte le persone presenti. Ognuna, una volta ricevuta la carta, deve girarla, ma le vittime e i carnefici saranno solo 2 questa notte. Chi girerà la sua carta e troverà l'asso di picche dovrà uccidere, mentre chi girerà l'asso di fiori verrà ucciso, sarà il prescelto. Ognuno, ogni volta che riceve la carta, deve subito girarla e quindi l'attenzione è alle stelle. Potrei dirvi molto altro, ma ovviamente questo video era semplicemente un invito alla lettura di questo libro. Inoltre, se siete curiosi, potete andare a recuperare anche il film di Sion Sono e
altri libri che ho citato durante tutto il video. Non vi ammazzate! E se il video vi è piaciuto iscrivetevi, commentatevi, fatemi sapere se conoscevate questi libri oppure il film.